Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella che sta sotto nel video. E dopo il tiramisù, la ricetta se ve la siete persi vi metto il link su e giù. Oggi faremo le polpette di patate, che è la ricetta che avete scelto nel sondaggio che abbiamo fatto nel canale. Per farle come le faccio io ci vogliono, questa volta le ho pesate perché di solito faccio ad occhio, ci vogliono 1,2 kg di patate già pulite. Di solito si fanno lessare, ma a me piacciono più a vapore perché mantengono di più il gusto, le vitamine, le proteine non vanno disperse nell'acqua. Però io preferisco farle a vapore e le ho fatte nel microonde. 1,2 kg di patate, 2 uova, 20 g di parmigiano, della menta, del prezzemolo che prenderò dopo perché ce l'ho congelato, sale e pan grattato quanto basta perché a seconda della qualità delle patate contengono più o meno acqua e occorre un tot di pan grattato, per cui aggiungeremo man mano. Questo è un pacchetto di 500 grammi, poi peserò per farvi sapere quanto ce n'è voluto per la mia ricetta, cioè per le mie patate. Se le volete lessare, dopo averle lavate le mettiamo a freddo nella pentola, li copriamo completamente con l'acqua e li facciamo cuocere finché con una forchetta o con uno spiedino non si infizzano senza fare resistenza. Poi li facciamo raffreddare un po', in quel caso li mettete nell'acqua fredda così si raffreddano un po', se no vi scottate quando li dovete pelare, si pelano e si schiacciano. In questo caso io ce li ho belli già pelati e li andrò a schiacciare. Cioè schiacciamo le patate con uno schiacciapatate. Un trucco: se lessate le patate e non volete sbucciarle, potete schiacciarle con la buccia. Prendete una patata, la tagliate a metà, prendete la parte tagliata e la mettete verso i buchi, la schiacciate e poi di volta in volta togliete la buccia. Rompiamo le uova. Aggiungiamo il sale. Per fare un po' più gustose io metto la menta, che a me piace di più. Ne prendiamo un po' secca o fresca, io ce l'ho secca al momento, e vengono più gustose con la menta. Il formaggio potete mettere sia parmigiano che pecorino, una bella manciata di prezzemolo, potete mettere anche il basilico se vi piace. Visto che ho messo però la menta, metto il prezzemolo. Iniziamo aggiungendo un po' di pan grattato per iniziare a impastare e mescoliamo con un cucchiaio di legno. Ci è voluto 100 g di pan grattato per raggiungere questa consistenza. Ok? E adesso prepariamo le nostre polpettine. Facciamo una palla e la schiacciamo. Li fate ovale, li fate rotonde, come volete. E le mettiamo. Ogni tanto vi bagnate le mani o con l'acqua o con l'olio. E continuate. Potete anche insaporirli mettendo il prosciutto a pezzettini dentro l'impasto e impastate. Ecco le nostre polpette pronte per essere fritte. Andiamo ai fornelli. Abbiamo messo un dito di olio d'oliva, abbiamo acceso, aspettiamo che si riscalda l'olio. Ci prepariamo un piatto con un tovagliolo di carta per far assorbire poi l'olio delle patate. Prendiamo una mollichina di una polpetta, la mettiamo per vedere se l'olio quando sarà caldo e attendiamo che l'olio si riscaldi. Iniziamo a mettere le prime polpette così vediamo com'è l'olio. State attenti a non scottarvi, ma questo è logico. E attendiamo che si rosolano da una parte. Potete friggerla anche in una padella più larga, però consumerete molto olio. Io preferisco mettere in una padella più piccola, così consumiamo meno olio e c'è meno spreco. Con 2 forchette, visto che sono già dorate, le rigiriamo delicatamente. Attendiamo che si rosola dall'altra parte.
Appena sono rosolate da entrambe le parti, la tiriamo fuori e la mettiamo su un tovagliolo per scolare l'olio e continuiamo con il resto. Ed ecco le nostre polpette. Oh, sono croccanti fuori, aia, bollenti perché al momento sono appena fritti, sono croccanti fuori e buonissime dentro. Io continuo. Vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti, mandatemi le foto se le fate. E volete sapere cosa farò al prossimo video? Visto che nel sondaggio c'era e ha vinto solo per 2 punti questa ricetta, nel prossimo video vi farò le brioche, quelle siciliane col tuppo, quelle da mangiare col gelato, con la granita. Continuate a seguirmi. Alla prossima! Io continuo a friggere e la apro con una forchetta perché con le mani non riesco. Ecco la polpetta, croccante fuori e morbida e buona dentro. Alla prossima! Io mangio. Oh, è calda. Ciao a tutti, alla prossima, continuate a seguirmi. Ciao a tutti, mi mangio. Buono.